Questo è sicuramente il piatto di pesce mediterraneo per eccellenza, i moscardini o anche il polpo alla luciana, con i più classici ingredienti mediterranei, un piatto facilissimo, veloce e molto buono. Partiamo in quarta, pentola un po' di olio d'oliva, pentola abbastanza capiente, e poi ci mettiamo una o due cipolle. La cipolla è abbastanza importante, poi se non vi piace non la mettete, però ci sta perché addolcisce un po' tutto quanto. Se poi è una di queste cipolle qua, le rosse di Tropea, ragazzi, è la fine del mondo. Le trittiamo abbastanza grossolanamente, se volete la potete tagliare anche più grossa di così, come preferite, oppure più fine se non la volete trovare dentro nella nostra zuppetta. Poi ci va uno spicchio di aglio. Tiriamo via l'anima e lo tritiamo. Aglio potete metterne anche di più, anche 2 o 3, ci sta benissimo, naturalmente vi deve piacere. In questo soffrittino qua, se volete, ci potete mettere anche una bella acciuga che si scioglierà nell'olio, che darà quel tocco in più. Io non la metto, però se volete mettetela. Poi del peperoncino secco, a piacere, anche quello fresco va benissimo. Non esagerate col peperoncino perché sennò dopo vi brucia diciamo che va a coprire i sapori, ecco. Faccio anche una bella pagnotta di pane semi-integrale, la ricetta è quella delle 3 tazze, ve la metto a fine video, è un pane molto facile da fare, un pane molto morbido. Mettiamo sul fuoco bello vivace le nostre cipolle, il nostro aglio che si deve rosolare per bene, intanto mi preparo gli altri ingredienti. Faccio rosolare bene, la tengo d'occhio, la giro molto spesso, attenzione a non farla bruciare. Quando sarà rosolata metto dentro i miei moscardini, questi sono dei moscardini molto grossi. A fine video vi faccio vedere anche come si fa a pulirli in casa, se per caso il pescivendolo è un po' pigro. Li mettiamo dentro tutti assieme, potete anche tagliarli a pezzi se sono più grossi, io l'ho tagliati solo a metà. E lo lascio andare forte che si devono rosolare un pochino. Intanto mi taglio i pomodorini che mi serviranno dopo. Intanto il pane cuoce, naturalmente il pane potete anche comprarlo, non è che bisogna per forza farlo a casa. A me piace farlo, però magari fa un po' caldo e lo comprate già fatto. Il polipo si sta irrigidendo, si sta arricciando, quindi è ora di mettere un mezzo bicchiere di vino bianco. Il vino bianco bisogna lasciarlo cuocere 5 minuti in maniera che perda il sapore di vino crudo e l'acidità. Quando il vino bianco si sarà cotto, quasi asciugato, ci mettiamo dentro i pomodorini che abbiamo tagliato a pezzetti. Questi sono dei pomodorini cherry, va bene i perini, va bene quelli che avete, l'importante è che siano belli saporiti. Un bel bicchiere di passata, anche 2 se volete, anche del concentrato se vi va, però verrà un po' scuretta, e poi mezzo bicchiere di acqua per diluire, sale e pepe. Col pepe andateci giù abbastanza pesanti perché ci sta molto bene, poi con il capperino, l'acciughina, ci sta veramente buono. Ci aggiungo una bella manciata generosa di olive nere denocciolate, una manciata di capperi, di salati o comunque lavati se erano sotto aceto, e dell'origano. Ci andrebbe il prezzemolo, ma a me piace di più l'origano, quindi ci ho messo l'origano. Facciamo cuocere per circa 30-40 minuti, se vedete che si asciuga gli mettete un coperchio, comunque lo potete far cuocere anche senza, l'importante è che lo tenete d'occhio e lo girate un pochino ogni tanto. Nel frattempo è venuta pronta anche la mia pagnotta, vi ricordo che dopo vi metto il link che vi porterà direttamente al video per fare questo facilissimo pane. Ma è ora di servire. Ma non scappate via perché devo farvi vedere come si puliscono i moscardini. In una bella ciotolina mettiamo i nostri moscardini, deve avere un po' di bordo o anche un piatto fondo va bene perché c'è un po' di puccia, poi dopo intorno ci mettiamo le nostre 4 belle fette di pane appena fatto e abbiamo qui un piatto unico che è la fine del mondo. Prima di servirlo ci spezzo sopra del basilico, lo spezzo con le mani così non diventa scuro, del basilico fresco del mio giardino profumatissimo. Ma non è una bella ricetta questa qua, capito perché il mondo ci invidia la cucina italiana, la cucina mediterranea. Questi piatti qui ce li abbiamo solo noi. Eccoli qua i nostri moscardini. Questo è il moscardino bianco, tra l'altro è anche molto grosso, di solito sono più piccoli. Se il pescivendolo non ha voglia di pulirvelo, ve lo dovete pulire a casa, quindi dobbiamo staccare un attimino le barbe sotto la testa e andare dentro con il pollice. Potete usare anche una forbicina, ma però con le mani si fanno meno disastri perché così non lo bucate, non sporcate in giro dappertutto, non fate casino. Lo girate come un calzino, poi partendo dall'alto verso il basso bisogna staccare tutto e andare fin sotto, fino ad arrivare alla bocca.
quindi bisogna staccare tutto senza rompere niente. Si stacca abbastanza facilmente, bisogna fare un po' di forza, però si stacca bene. È meglio non usare le forbici per fare questo lavoro, perché davvero lo fate, come dire, così a secco, senza neanche l'acqua, e si riesce benissimo. Poi con un coltellino affilato tagliate via gli occhi, cercando di non bucarli, altrimenti schizza inchiostro blu dappertutto e sporcate il tavolo da cucina, i vestiti, poi non viene via. Una volta fatto questi lavori, se volete staccate la bocca di sotto e siamo pronti per lavarli. Bisogna fare molta attenzione alla sabbia che c'è dentro nelle ventose, quindi basta guardarle. Se sono belle bianche e pulite vuol dire che di sabbia non ce n'è. Poi guardate un po' come faccio con le mani, strappo via la pelle della testa, che a volte è magari particolarmente spessa, come in questo caso, così saranno anche più gradevoli in bocca. Bene, abbiamo visto la ricetta, abbiamo visto come si pulisce il pesce, non ci resta che salutarci. Ci vediamo alla prossima ricetta. Un carissimo saluto da Gabriele. Ciao a tutti.